E qua siamo in Val d'Arda, questa è la valle principale una delle valli principali di Piacenza, quindi si incuna in mezzo agli Appennini. È una valle molto aperta, molto ventilata. Noi qua siamo sulla collina di Monterosso perché la parte alta della vigna è ricca di ossido di ferro e quindi prende la terra questa colorazione, un'argilla molto rossa. Mentre qua siamo sui 250 metri sul livello del mare, appena più giù siamo alla zona di spiaggia del Pliocene, esattamente nell'era del Piacenziano, era che prende il nome proprio da questa zona, da Piacenza, in cui c'è molta presenza di sabbie e conchiglie, quindi una terra molto giovane e povera di azoto. La povertà di azoto vuol dire che poi in cantina in vendemmia col mosto hai difficoltà nelle fermentazioni, i vini rimangono dolci e questa dolcezza poi si trasforma in bollicina l'anno successivo. È terra tipica Sì. di vini frizzanti proprio per una condizione del suolo che porta a avere delle mancate fermentazioni in vendemmia, ma la fermentazione riprende poi l'anno successivo col caldo. Essendo chiuso in bottiglia diventa frizzante. Certo. Tutte le vinificazioni un po', diciamo, tradizionali emergono per spontaneità. Ogni condizione pedoclimatica poi porta, nel passato perlomeno, gli agricoltori a fare quello che viene più spontaneamente, cioè non c'era da inventarsi niente di difficile. Questa è una vigna di Croatina, noi la chiamiamo Bonarda, il nostro allevamento tipico è il Gouillot. In questa fase primaverile noi cerchiamo di lasciare le erbe spontanee alte anche per avere un ridotto rimbalzo dell'acqua che noi sappiamo che è il rimbalzo che porta alla peronospora sui viti. Una goccia di pioggia che cade sull'asfalto può rimbalzare fino a 2 metri. La peronospora ovviamente cadendo si divide e rimbalza per 2 metri. La peronospora sverna per terra. La peronospora è sì un fungo, ma è una spora che nuota e quindi ha bisogno dell'acqua per essere trasportata. Allora, l'azienda è stata acquistata da mio nonno nel 1935, ampliata da mio papà negli anni 80 e io seguo direttamente l'azienda da 20 anni esatti a giugno. Tu? Sì. Che anni hai, scusa? 39. Vabbè, da subito ho iniziato. Sì. A giugno ho 20 anni di contributi pagati. In realtà nessun cambiamento, cioè mio papà ha sempre fatto questi vini a fermentazione spontanea col fondo ed erano i vini che si bevevano tradizionalmente in queste zone. Qua siamo vicino a 80 km da Milano, a 30 km da Cremona, a 40 km da Parma, a 30 km da Piacenza. In questo areale si consumavano abitualmente questi vini frizzanti a fermentazione spontanea in bottiglia, specialmente nei bar, nei circoli del dopolavoro. Era normale ogni diciamo giro di carte scommettere una bottiglia, quindi si consumavano tante bottiglie di vino negli anni passati. Infatti mio papà ancora oggi mi prende un po' in giro dicendo, quando parte magari il pallet per New York, dice un bar da solo a Parma faceva lo stesso quantitativo in un mese. Purtroppo è stato, come azienda, per questo tipo di vini è stato difficile molto gli anni 90, un po' gli anni dell'enologia rampante, dei vini tutti puliti, il famoso bianco carta nelle schede ICE, giallo Pallerini. e se non avevi un enologo famoso non eri un'azienda. E voi avete resistito, cioè sei rimasto indifferente. Perché fare questi vini adesso è facile, ma farli esatto, 10 anni, 15 anni fa esatto. Infatti mio papà, per sostenere un po' il fatturato, aveva fatto fare conto terzi un po' di bottiglie in metodo Charmat, quindi in autoclave, però queste bottiglie insomma duravano poco,
il vino dopo un po', a parte che il vino era un po' banale, diciamo non lo identificavo proprio come mio vino, e comunque i nostri clienti privati continuavano a comprare il vino col fondo. Solo la ristorazione e i bar non volevano il vino col fondo. Quindi quando sono entrato io in azienda, dopo un paio d'anni, ho deciso di togliere la linea Charmat che facevamo conto terzi per concentrarci sui vini che identificavano meglio l'azienda. Era molto presto perché non si parlava ancora di vini, diciamo, naturali, non si parlava di fermentazioni, di vini rifermentati, di vini col fondo. Era proprio un periodo in cui abbiamo fatto tanta fatica per riuscire a far conoscere questi vini al di fuori della zona di produzione. Ma sì, noi abbiamo sempre fatto, ma non tanto perché diciamo sia una moda, ma è perché è una spontaneità del territorio. Quindi non devo faticare per fare questo vino. Invece ci sono altri territori che se lo inventano un po' per moda, perché adesso la bollicina sembra che sia il modo per riuscire ad uscire presto dalla cantina con una bottiglia. In realtà noi siamo ancora di quelli che aspettano che la bottiglia maturi prima che sia messa in commercio. In totale sono circa 10 ettari tra vigne più recenti e vigne più antiche. Le bottiglie prodotte dipende molto dalle annate, facendo bottiglie solo delle nostre uve, quindi in base alla produzione arriviamo dalle 25.000 bottiglie anche alle 50.000. Questo qua è il suolo che troviamo a circa 5-10 cm sotto la parte più di humus. Troviamo questo suolo molto sabbioso, proprio sabbia da spiaggia molto fine, con questi resti di conchiglie. Questo ad esempio è un agglomerato di conchiglie di sabbia. Per me è molto normale trovare questo. E che caratteristiche dà? Le conchiglie praticamente proprio intere, questo non è un fossile. No, è conchiglia. Ovviamente terre da poca quantità, ma da mosti molto ricchi di sali minerali, molto... Quindi vini più sapidi, insomma. Sì, ricchi di potassio. Il metodo classico che facciamo nelle annate più fresche con le uve più fresche. Facciamo una selezione in vigna prima di iniziare la vendemmia di queste uve, diciamo un po' più verdi, meno mature, più acide. Il bianco è fatto da uve Ortrugo in purezza, mentre il rosé è fatto con le uve Barbera e Bonarda, Barbera e Croatina, di cui parlavamo prima con il Lutturnio. Si fa una base che è di circa 9 gradi e mezzo, 10. Di solito quando si vinifica intorno ai 10 di età, poi diminuisce un po'. Questa base dopo un anno viene fatto un tiraggio con il mosto fresco e viene messo in bottiglia. Infatti non usciamo con l'annata perché diciamo che è un blend di 2 annate. Il mosto fresco porta zuccheri nuovi e lieviti che servono per fare la presa di spuma e far diventare il vino spumante. Oggi controlliamo un po' di più, ovviamente. Un tempo le uve, tra virgolette, che si scartavano, si faceva un mezzo vino, come dire, no? E quindi si faceva un vino meno alcolico e questo è un modo per valorizzare le uve, tra virgolette, più verdi del vigneto. E in alcune zone si trovano in diverse zone, in alcune zone le correnti marine hanno sedimentato per milioni di anni, creando questi suoli particolari. In altre invece hanno lavato e basta. Ma se tu ci pensi, dal Piemonte, cioè un esempio, no? È la pasta ripiena. La pasta ripiena dal Piemonte, da Torino, che parte dall'Olotto piemontese, ricco di carne, molto asciutto, no? Questo bue grasso, molto importante, molto forte il gusto della carne. Arriva poi con questo stracotto a Piacenza, però ingentilito con un po' di grana padano, no? Di formaggio grana, più dolce. A Castellarquato in Val d'Arda e come quasi tutta Parma scompare la carne.
completamente, c'è soltanto pangrattato e formaggi, e poi ricompare la carne, ma maiale, no? Già dalle ultime valli di Parma, Reggio, comincia ad usare il prosciutto nel ripieno, quindi cioè unire il bue grasso piemontese al maiale emiliano, Piacenza in mezzo. E ci vuole È un questo punto di frizzantino. congiunzione. Ci vuole un frizzantino, però anche di corpo, di struttura, anche per un brasato.